Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di una parolina molto importante che però può creare molta confusione. La parola che vediamo insieme oggi è appunto. Appunto. Questa parola può essere un sostantivo, quindi un nome, oppure può essere un'esclamazione, un avverbio. Cominciamo dal primo significato, che è quello più facile. Appunto è una parola, un sostantivo, un nome, maschile singolare, che significa annotazione, promemoria, scritto. Quindi possiamo scrivere o prendere un appunto. Per esempio, durante la lezione prendo sempre appunti. Significa che scrivo le informazioni importanti che devo ricordare. Esiste anche il verbo appuntare qualcosa che ha lo stesso significato. Quindi appuntare qualcosa significa segnarsi qualcosa, un'informazione, il nome di qualcuno o di un posto, per non dimenticarlo. Appunto, come sostantivo, ha anche un altro significato, che è quello di osservazione critica. In questo caso diciamo fare un appunto. Un esempio è: permettimi di fare un appunto sulla relazione. Quindi, permettimi di fare un'osservazione, permettimi di fare una critica, ma sempre costruttiva, quindi un appunto per migliorare, in questo caso, la relazione scritta. Benissimo, a questo punto veniamo al sodo, veniamo al punto importante di questo video, che è l'uso della parola appunto quando è avverbio o esclamazione. Significa precisamente, proprio così, esattamente. E la usiamo per confermare, per sottolineare. Quindi possiamo usare appunto sia in una frase sia in una risposta, come risposta. Allora, immaginate che un cantante dica questa cosa: io non sono una persona che pianifica a tavolino il successo. Le mie canzoni nascono appunto quando non ci penso, mentre sono al bar con gli amici o alla guida. Come prima cosa c'è un'affermazione. Non sono una persona che programma il proprio successo. Per sostenere, per confermare questa affermazione, aggiungo altri dettagli. Le mie canzoni nascono appunto quando non ci penso, mentre sono al bar con gli amici o alla guida. Quindi sono tutti momenti non programmati e spontanei che sostengono l'affermazione. Vediamo un altro esempio. Io non so cucinare, sono un disastro. La mia specialità è appunto l'uovo al tegamino e spesso mi viene male anche quello. Quindi l'affermazione è: io non so cucinare. La mia specialità è appunto l'uovo al tegamino. L'uovo al tegamino è una delle cose più facili che si possano cucinare. E a volte, talmente sono un disastro in cucina, mi viene anche male. Quindi dire che la specialità è fare l'uovo al tegamino significa confermare il fatto di non saper cucinare. Vediamo un altro esempio. La prima persona dice: se compri il biglietto più economico,
non puoi più cambiare la data del viaggio. E la seconda risponde: appunto! È l'unico modo per partire sul serio. Quindi, che cosa succede in questo mini dialogo? La prima persona esprime una preoccupazione. Se compri il biglietto più economico, non puoi più cambiare la data del viaggio. Devi partire per forza quel giorno. E l'altra persona risponde: appunto, è proprio quello il piano. Così partirò sul serio, così non rimanderò più il viaggio. Proprio perché non posso cambiare la data del viaggio comprando il biglietto più economico, compro il biglietto più economico. Quindi la persona che risponde compra il biglietto più economico proprio perché così non può cambiare la data e sarà costretta a partire e non rimandare il viaggio. Quindi anche in questo caso, anche quando usiamo appunto come esclamazione di risposta, è per confermare, per sottolineare un'informazione. Se compri il biglietto più economico, non puoi più cambiare la data del viaggio. Appunto, è l'unico modo per partire sul serio. È proprio per questo motivo che compro il biglietto più economico. Va bene? Quindi vedete che in tutti questi esempi, appunto, viene usato come avverbio o esclamazione per confermare l'informazione precedente, per confermare e per sostenere con altre informazioni l'affermazione iniziale. Va bene? Spero che ora l'uso di appunto sia un po' più chiaro. Ho visto i vostri commenti e le vostre richieste sotto a questo post che ho pubblicato qualche giorno fa. Mi sono segnata tutto, ho appuntato tutte le vostre richieste. Nel frattempo, mentre preparo tutto un ripasso su queste parole, paroline che inseriamo nella conversazione sempre e comunque, io vi invito a dare un'occhiata alla playlist che trovate sul mio canale, in cui trovate molte delle parole che avete richiesto. Eccola qui. Si intitola Usi giornalieri di parole ed espressioni popolari. Quindi trovate ecco, prego, ormai, allora, mica, magari, vabbè, ci mancherebbe, proprio, pure, insomma, ci sono davvero tutte o quasi tutte le espressioni che avete richiesto. Quindi, aspettando un grande ripasso, vi invito a dare un'occhiata alle lezioni già presenti sul mio canale, così da arrivare pronti per il grande ripasso. Bene, grazie mille per aver seguito questa lezione. Se avete dubbi o domande, c'è la sezione dei commenti qui sotto a vostra disposizione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!